Qual è sostanzialmente il più grande problema che sta attraversando il Marvel Cinematic Universe negli ultimi anni? Seguite il video fino alla fine e forse troveremo insieme una risposta. Ma prima di cominciare, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina degli avvisi per non perdervi i futuri video e soprattutto controllate nella descrizione e andate a seguirmi su tutti i social che trovate. E inoltre qua sopra vi apparirà una playlist da cui potrete andare a vedere altri video che ho caricato in precedenza. E adesso possiamo partire. Credo che il problema maggiore che sta affrontando questo universo cinematografico è quello che hanno affrontato fin dall'inizio altri colossi, non del cinema ma più che altro dell'animazione oppure delle serie televisive, quali la Disney, anche le Tartarughe Ninja soprattutto, e tantissimi altri esempi classici. Il problema, ragazzi, è che più si va avanti nel futuro e più sembra che il cinema stia diventando solo una questione per fare soldi. Certo, devono fare soldi, devono fare qualcosa che piaccia alla gente. Sì, ma il problema è che tutto quello che sta accadendo piace sì alla gente, ma non merita di essere chiamato come in realtà dovrebbe essere chiamato. Mi spiego meglio. Facciamo prima l'esempio delle Tartarughe Ninja. La prima volta che vediamo le Tartarughe Ninja in televisione è negli anni 80-90 con la serie televisiva Le Tartarughe Ninja alla riscossa. Erano una serie televisiva comica a cartoni animati dove vedevamo 4 tartarughe ninja che affrontavano dei nemici. E come trama va benissimo, si discostava leggerissimamente dal fumetto perché era molto meno violente e aveva toni molto più comici. La stessa cosa che poi è successa con The Mask tra fumetto e film. Ma poi nel 2003 la serie televisiva ha avuto il suo massimo splendore grazie alla serie TV Tartarughe Ninja, andata in onda tra il 2003 e il 2006 mi sembra, forse anche più avanti, non mi ricordo molto bene, dove vediamo le Tartarughe Ninja che sono molto più fedeli alle loro controparti dei fumetti, ma ancora più interessante, l'unica innovazione per così dire è il fatto che ci sono molti più nemici principali, oltre ovviamente soltanto a Shredder, e anche soltanto la parte dei Krang è rivista in chiave molto diversa, dove addirittura Shredder è uno dei Krang. Ma tralasciando questo discorso, credo che uno dei problemi che ha affrontato questa serie è il fatto che più si andava avanti, più le tecnologie aumentavano, gli interessi del pubblico potevano scemare e quindi c'era bisogno di un target molto preciso a cui rivolgersi. Vediamo, dall'inizio del 2010 le serie TV satiriche e parodistiche hanno veramente preso il sopravvento su tutto, attirando soprattutto un target adolescenziale, almeno secondo il mio parere, creando serie televisive che secondo me più che satiriche oppure parodistiche dei cartoni animati hanno creato soltanto delle vere e proprie spazzature animate. E non vi dico qualche esempio perché tanto so già che c'è gente che non sarebbe d'accordo con questo mio pensiero, ma è soltanto la mia opinione. Ma io ritengo che tutte le serie televisive che vengono spacciate come comiche, tranne forse le più famose come South Park, i Simpson, i Griffin, Futurama, American Dad, tutte queste serie che si basano un po' sugli stereotipi e prendere in giro la cultura e la realtà, sono sì scandalose a volte, però sono fatte in un modo che risultano artistiche, perché pur essendo molto esagerate cercano in un qualche modo di trasmettere qualcosa, mentre invece altre serie televisive che vengono mandate in onda come delle succursali di altre serie televisive non lo sono per niente. Per esempio, ci sono serie televisive che non hanno nessun tipo di filosofia al loro interno. Voi direte, certamente le serie TV parodistiche non devono basarsi sulla filosofia ma soltanto sul far ridere. Sì, ma il punto è che il voler continuamente far ridere alla fine diventa noioso, alla fine si incappa sempre nel medesimo problema. Si vuole quasi obbligare lo spettatore a ridere. E non si può obbligare qualcuno a ridere. Ci sono soltanto due cose che puoi fare: o ridere o esserne disgustato, secondo il mio modesto parere. Mentre invece serie televisive come per esempio South Park oppure i Simpson, i Griffin, Futurama e tantissime altre ancora, Futurama per me era una delle più belle in assoluto, sono stagioni in cui sì, puoi ridere oppure esserne disgustato in base alla tua morale, alla tua sensibilità, ma sono anche serie televisive che a fine episodio tu puoi capire qualcosa, puoi imparare qualcosa, perché sostanzialmente loro prendono una cosa della cultura, scrivono sopra un episodio più o meno comico, una sorta di quasi late show possiamo dire, e poi a fine puntata tu puoi essere o divertito oppure inorridito, ma in un modo o nell'altro sei lo stesso felice, perché sono cose che ti fanno ridere. Cercano un modo di far ridere che, pur essendo a volte violento, in un modo o nell'altro sono cose artistiche, perché sono delle genialate assurde. Questo argomento si collega molto bene a un altro video che feci un po' di tempo fa sulle DC Extended Universe,
i film della DC, in poche parole, che però il problema è che loro partivano in modo orrendo e finiscono in modo orrendo, per il semplice fatto che tutti i film della DC, pur essendo ispirati abbastanza fedelmente ai fumetti, ognuno di essi ha una cosa all'interno del film che incredibilmente, questa è una cosa veramente geniale in negativo, riescono a rovinare l'intero film. Per esempio in Man of Steel è la scena in cui il signor Kent dice a Clark che forse avrebbe fatto meglio a non salvare i bambini. Quell'unica scena fa morire tutta la morale del film. Poi cosa è successo? Passiamo oltre, arriviamo a Batman vs Superman Dawn of Justice. Il film era partito con una buona impronta, Batman e Super che si scontrano, l'interpretazione di Lex Luthor è veramente geniale, ma poi cosa succede? Doomsday era fatto pressappoco benissimo, ma ci sono due errori che veramente non hanno senso. Il primo errore è che hanno inserito Wonder Woman all'interno del film senza nessuna specifica spiegazione. Cioè, Wonder Woman prima era comparsa come Diane Prince e poi ricompare come Wonder Woman così dal nulla. Noi non sappiamo che Diane Prince in quel momento è Wonder Woman e invece poi Wonder Woman compare così. E poi, altro errore clamoroso, che questo forse è stata una distrazione, nella scena dove Doomsday rilascia tutta quella incredibile energia e Superman e Wonder Woman si proteggono a loro modo, l'energia spazza via casa e palazzi, eppure Bruce Wayne, riparandosi sotto un pezzo di calcestruzzo, si salva. Poi Suicide Squad. Il problema di Suicide Squad, secondo me, sostanzialmente è uno solo. E non ditemi che è Joker, perché ci può stare che hanno fatto una nuova rivisitazione del personaggio. A me, sinceramente, Jared Leto come Joker non convince per nulla. Ma il problema di quel film è che è noioso. Cioè, in Suicide Squad ogni cosa che succede è scontata, non ti dà nessun senso di sorpresa, non ti fa neanche ridere quel film. Almeno a me non ha fatto ridere per niente. Poi sicuramente a qualcuno è piaciuto, ma a me quel film veramente, cioè, dopo 10 secondi che era finito il film non mi ricordavo più nulla. E voi sicuramente direte nei commenti: allora non sei stato attento? Sì, non sono stato attento perché quel film è noioso. Cioè, tutto quello che succede nel film, le battute, le interpretazioni di molti personaggi, cioè, non fanno ridere. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il sequel, Harley Quinn Bird of Prey. Quel film invece è geniale, è bellissimo, fa super ridere, è super comico, super divertente. L'interpretazione di Harley Quinn è fantasmagorica. Poi arriviamo proprio ai due più grandi disastri, le due versioni di Justice League. Abbiamo Justice League, la prima versione del 2017, e vi giuro, in quel film non si salva niente si salva. Era bruttissimo, era noioso, era super velocizzato, non potevi fare in tempo a relazionarti con un personaggio che subito ne spuntava un altro che era più incasinato del precedente. Cioè, lì l'unica cosa che si salva è Wonder Woman, che è sempre bellissima, affascinante, il suo fascino ed è super saggia, come è giusto che sia. Mentre invece, a parte il fatto che Bruce Wayne è interpretato da Ben Affleck, a parte che è una scelta che secondo me non ci sta per niente, perché come gli sta il costume poi soprattutto, ma poi l'errore più clamoroso e veramente orribile in quel film era Flash in quel film è il vero problema, cioè il modo in cui l'hanno reso mentre corre. Cioè, vi metto a confronto due scene. Questo è Barry Allen nella serie televisiva The Flash, guardate come corre, cioè è fatto benissimo, si vede proprio che corre ed è super veloce. Questo invece è il modo in cui corre Flash in Justice League, davvero orrenda come cosa. Ma poi, come se non bastasse, altra cosa veramente, qui lo dico sinceramente, una cosa davvero idiota, è come combattono i parademoni, o meglio come Bruce Wayne combatte i parademoni. Sostanzialmente i problemi in Justice League sono due: Bruce Wayne e Flash. Cioè, Bruce Wayne è la versione parodistica del vero Bruce Wayne e Flash è la versione idiota del vero Flash. Cioè, in Justice League non si salva assolutamente nulla, tranne forse Wonder Woman. Poi Aquaman ha i suoi lati negativi, però sostanzialmente non è tanto male. Avrebbero potuto rendere un po' meglio le scene sott'acqua. Justice League Zack Snyder's Edition veramente è ancora più penoso del precedente, soprattutto il ruolo del flashback dove intravediamo Darkseid. Quindi, dopo aver fatto questa parentesi, ragazzi, anche su il DC Extended Universe, torniamo all'MCU. Il problema è questo, il futuro. Tutto quello che riguarda il cinema, se vengono fatte delle saghe molto lunghe oppure dei grandissimi universi,
impensabile che non si cada poi nella ripetizione, nella non suspense, nel poco carisma dei personaggi, cioè perché gli attori sono sempre bravi, hanno sempre un grande talento nell'interpretare i personaggi e nell'MCU secondo me a interpretare i supereroi sono stati scelti degli ottimi attori, cioè vuol dire Robert Downey Jr. nell'interpretazione di Iron Man è stato fantastico, Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange è stato fantastico, Chris Evans nel ruolo di Capitan America è stato fantastico anche lui, Chris Hemsworth nell'interpretare Thor è meraviglioso, Mark Ruffalo anche lui è molto bravo nell'interpretare le due facce di Hulk, l'Hulk arrabbiato e l'Hulk più triste, sconsolato ma al tempo stesso intelligente e super pronto a combattere, e anche Scarlett Johansson ha interpretato molto bene la Natasha Romanoff. Insomma, le scelte degli attori sono state ben fatte, ma il problema è lo stesso. Quando sono partiti con Iron Man sono partiti raccontando la storia di due supereroi che sono diventati eroi costruendosi il tutto da sé. Voi direte, sì, ma Capitan America non ha creato i suoi poteri da solo, gli sono stati iniettati e li ha creati lui stesso. Sì, però il potere di Capitan America non è tanto la sua forza e il super soldato. Il suo potere è la sua grande intelligenza e la sua forza di volontà indistruttibile e anche la sua scelta. Questo è il vero potere di Capitan America. Il grande potere di Tony Stark è l'intelligenza. All'interno dei 3 film di Iron Man, Tony si fa molto riferimento all'intelligenza di Iron Man e poco alla potenza delle armature. Perché è sempre l'intelligenza di Tony a prevalere sul nemico. Nel primo film contro Ironmonger, nel secondo film contro Vanco, nel terzo film contro il Mandarino, cioè lui in quel film Iron Man indossa l'armatura pochissime volte e la utilizza in maniera saggia e anche intelligente come arma. Però hanno fatto quei 3 film e va bene. Per tutta la durata della saga dell'infinito Iron Man sfrutta molto più la sua intelligenza che la sua potenza con le armature, ricorrendone soltanto se indispensabile. Ed è per questo che i suoi film sono straordinari, pur essendo il terzo leggermente noioso e inferiore ai precedenti, ma quello lì è un altro discorso. Poi arrivano i problemi, voler fare tutto troppo di fretta. Prendiamo 2 esempi molto importanti. Il primo è I Guardiani della Galassia volume 2, mentre il secondo è Doctor Strange nel multiverso della follia. Nel primo che vi ho citato, I Guardiani della Galassia, tutto avviene in maniera troppo veloce verso la fine e in maniera troppo lenta all'inizio. Abbiamo i Guardiani della Galassia che svolgono una missione, poi casualmente incontrano Ego, il pianeta vivente che sta cercando suo figlio. Ci può stare come trama e l'interpretazione di Kurt Russell di Ego è molto bella, anche lo scontro finale contro Ego è molto bello, ma il problema di quel film è che è troppo veloce da una parte e troppo lento dall'altra. Cioè più di 50 minuti di film si basano sul racconto di Ego a Quill. E Quill ci mette un'eternità a capire che Ego è veramente un bastardo. E poi c'è il resto del film, non si basa sul carisma dei personaggi, ma si basa sulle scene d'azione, grazie soprattutto a Rocket che fa sempre ridere. E poi, altra cosa, nel multiverso della follia invece tutto lì è troppo, 10 minuti di troppo carico. Bellissima anche la nuova interpretazione di Karl Mordo e anche di Doctor Strange. Ottimo il fatto che abbiano finalmente unito l'universo X-Men con l'universo dell'MCU. Ma il problema è che non ti riesci a concentrare su niente in quel film, perché è tutto talmente carico, talmente pieno di effetti speciali, tutto quello che vuoi, e ci sono tantissime sottotrame che non vengono affilate per bene, che il film risulta veramente essere una follia. Riuscivano a fare un film meno carico perché non c'è quasi neanche una scena dell'autentico Doctor Strange. Lì Doctor Strange usa la sua magia, però non fa quasi nulla da Doctor Strange, ve lo giuro. Perché il problema del cinema, ragazzi, è che più si va avanti, più tutto quanto si modifica, si evolve e si è costantemente. E anche i target a cui viene rivolto cambiano. All'inizio i film del Marvel Cinematic Universe non erano rivolti a un pubblico per bambini, poi il target si è abbassato notevolmente e adesso i film dell'MCU vanno bene anche per i bambini in età, diciamo, pre-medie. Quindi è necessario aggiungere qualcosa che li renda molto più adatti, ma il problema è che così facendo si perde moltissimo la magia originale. Inizialmente l'MCU era nato era un capolavoro d'arte, ma adesso è diventato solo una cosa commerciale, ragazzi. Esistono ancora film che vengono fatti per il puro spirito artistico,
ma la maggior parte di questi, quelli che soprattutto riempiono notevolmente la classifica dei film che hanno incassato di più della storia del cinema, di quei 50 film, almeno una ventina non meritano per niente quegli incassi, perché sono film veramente penosi, film commerciali che sono stati fatti sfruttando la fama dei colossi precedenti. Volete l'esempio perfetto? Jurassic World. Jurassic World è uscito 7 anni fa, nel 2015, è un film che ha incassato più di 1 miliardo e 600 milioni di dollari, per poi essere battuto anche dal sequel, il regno proibito o il regno perduto, non mi ricordo più, che ha incassato più del precedente. È un film anche peggiore, più stupido, più inutile, più fatto male, più commerciale, veramente orribile. E adesso anche Jurassic World, l'ultimo che è uscito, il Dominio, ve lo garantisco, preferirei non dirvi nulla, ma guardatelo perché vi giuro è veramente di un obbrobrio che non vi sto neanche a elencare. Questi 3 film sono stati fatti sfruttando la fama dei primi Jurassic Park. E la stessa cosa anche Star Wars. Ragazzi, come si fa a essere fan della terza trilogia di Star Wars? È noiosa, è fatta malissimo, è forzata, è strutturata male. I personaggi non sono dei veri personaggi di Star Wars. Sono film fatti sfruttando la fama dei precedenti, altrimenti se fossero stati fatti dagli stessi registi, loro si sarebbero rifiutati di rovinare queste cose, ve lo garantisco. I film di Star Wars sono delle pietre miliari della cinematografia e così anche i primi film del Marvel Cinematic Universe, ragazzi. Sono delle vere opere d'arte i primi film, ma adesso questi film hanno successo e incassano così tanto perché sfruttano la fama dei predecessori. Il primo Doctor Strange era 3000 volte più bello di questo, c'era molta più filosofia, molta più morale, molta più magia, molta più evoluzione dei personaggi. Nel multiverso della follia invece c'è soltanto effetti speciali. Le battute al massimo riempirebbero un foglio bianco, uno solo. Ad ogni modo ragazzi, grazie per aver seguito questo video, fatemi sapere nei commenti se la pensate come me, oppure fatemi sapere anche la vostra opinione e citatemi altri film che secondo me sono stati distrutti dal futuro, oppure che vivono soltanto perché sfruttano la fama dei predecessori. Non mi resta che salutarvi ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!